Trovate amici di Radio Rossonera, buon lunedì, buona settimana qui dalla radio da Obbligo di Riscatto del 21 luglio del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno Simo, buongiorno a tutti, ben ritrovati come sempre, soprattutto chi mette like, il pollicione all'insù, chi è iscritto al canale, gratuito e ci dà una mano pazzesca, chi commenta dicendoci la vostra qua sotto sul calciomercato del Milan e sull'attualità rossonera e anche, soprattutto, a chi è abbonato a 2,99 al mese e ci fa andare avanti, grazie mille. Esattamente, come vi ho detto nell'editoriale, se mettete like, alcuni di voi possono anche dare punti hype, quindi far girare gratuitamente il video, assegnando al video appunto dei punti speciali che lo permettono permettono al video di girare ancora di più. Quindi assegnati punti hype, che tocca fa per campà, mi verrebbe da dire, però funziona così. Dobbiamo parlare di mercato, di affari sbloccati, affari congelati, affari A bagnomaria. affari a bagnomaria. Esattamente. Da che cosa vogliamo iniziare? Dalla telenovela? Dai. Iniziamo dalla telenovela, ovvero Ardon Yajari. Oggi è lunedì e quindi in teoria è il giorno deputato per ritornare in gruppo, dopo che era tornato a allenarsi settimana scorsa e quindi si è aggregato, diciamo così, alla squadra, ma non al gruppo per allenarsi. Si è allenato a parte tutta la scorsa settimana per rimettersi a pari rispetto al resto dei suoi compagni di squadra, che ieri peraltro hanno vinto la Supercoppa di Belgio con l'Union Saint-Gilloise, cosa che non mi sarei mai sognato di sapere, credo in vita mia, i risultati della Supercoppa di Belgio, ma insomma il mercato ci impone anche questo. E oggi in teoria, adesso tra poco leggeremo anche le parole dell'allenatore, si riaggrega al gruppo squadra per preparare quello che sarà il primo appuntamento di campionato del Bruges già nel weekend. Nel weekend il Bruges, non ce la faccio più. Il Bruges gioca contro il Genk con la K, se non ricordo male. Sì, che è la squadra, tra le altre cose, di Arokodare. Sì, bravo Henry. Sì. Da non confondersi sia mai con il Ghent, che era la squadra di Archibald Brown, il campionato belga. Va bene. Niente, dobbiamo semplicemente stare a vedere cosa succederà oggi e soprattutto questa settimana, che penso sia da dentro fuori. Ormai siamo... Adesso scherzo a parte, ti viene da ridere perché credo ci sia stato detto tante volte, ma davvero, questo, per il semplice fatto che arrivano gli appuntamenti calcistici, è finito l'epoca delle chiacchiere, quantomeno per il Belgio, con le partite vere e proprie, e quindi questa settimana se si aggrega al gruppo, se torna a essere magari a fine settimana convocato a giocare, la questione diventa molto più complicata. Quindi in questa settimana si risolverà, mi immagino e spero, la questione Ardon Yajari, anche perché si toccheranno i 40 giorni di trattativa. Sì, o di non trattativa, perché ho letto anche ieri che il capitano del Bruges, cioè un giocatore, ha parlato della situazione dicendo per Yajari servono 40 milioni, il Milan deve pagare 40 milioni. Quindi, cioè, ormai siamo anche al punto in cui i giocatori fanno i direttori sportivi al Bruges, perché tanto sanno bene anche loro come funziona, ma va bene così. Il punto Simo è che anche settimana scorsa abbiamo detto sarà una settimana chiave, sarà la settimana dentro fuori perché poi hanno la Supercoppa e quindi poi bisogna capire cosa accadrà. Non lo è stato un altro weekend di attesa e l'augurio è davvero che sia questa. Mancano 9 giorni alla fine di luglio, il Milan non ha i terzini, non ha la Mazzella titolare, non ha l'attaccante da affiancare a Santiago Jimenez. Questo è lo stato dell'arte, questi sono i colpi più importanti da fare al netto delle uscite e bisogna velocizzare per forza di cose. Bisognerebbe arrivare a... Io sono stanco anche di ripeterla sta frase, ma bisognerebbe arrivare alla fine di luglio con almeno 1 o 2 acquisti in più rispetto a quelli già fatti di Ricci e Modric. Il Milan nel frattempo è partito, è arrivato nel sud-est asiatico, a Singapore, e senza terzini. Dove Allegri peraltro ha appena detto, questione di veramente pochi minuti fa, che l'obiettivo del prossimo anno è tornare in Champions League. Quindi in pratica, siccome siamo famosi per i giochi dell'Oca, l'abbiamo fatto per lo stadio e per tante altre cose, siamo tornati al punto di partenza, cioè
al punto di, essendo fuori dalla corsa Champions League da una stagione, la stagione successiva l'obiettivo è tornare in Champions League, come era ai tempi dell'inizio della storia di Elliott, eccetera, eccetera. Beh sì, ma però non è farina del sacco di Allegri questa, perché Allegri sappiamo bene che è molto scaffato e furbo in queste situazioni. Se gli chiedono la Champions, ti riporta che l'obiettivo è la Champions. Di certo non si sbilancia lui per poi sentirsi dire magari vedi hai fallito l'obiettivo. Se la proprietà gli ha chiesto il ritorno in Champions, lui ti dice l'obiettivo è tornare in Champions, che sa bene che insomma poi ci va di mezzo anche lui se corregge il tiro. Ma vabbè, a parte questo, staremo a vedere, Simo, ormai è una telenovela, direi addirittura quasi oltre i livelli di De Ketelare, perché per De Ketelare perlomeno c'erano i viaggi, gli incontri, si spingeva, c'erano voci su alternative. Qui invece è tutto bloccato, tutto in stallo, posizioni ferme, non ci si muove. Sì, ci sono queste dichiarazioni che arrivano dal Belgio, sempre molto sbeffeggianti, mi verrebbe da dire, e qui siamo, e siamo fermi. Allora, leggo velocemente che quello che ha detto l'allenatore del Bruges nel pre-gara. Sì. Tornerà a allenarsi lunedì, Yajari, vedremo Ardon al centro sportivo, la situazione è chiarissima, non ho bisogno di fare telefonate a lui. Il club ha rilasciato una dichiarazione chiara sulla questione, per noi è chiarissimo. Questo è il caso di ora, ovvero i casi del genere con insomma, le trattative in essere che si gioca sono i più complessi del calcio, ma ho piena fiducia nel club che gestirà la situazione correttamente. Poi ha detto nel post della Coppa, di sicuro non vi svelo quel che mi dice la dirigenza, sono a conoscenza però di quel che vogliono ricavare dalla cessione. Ce l'ha detto anche Van Aken, non so, questi benedetti 40 milioni. È tutto molto chiaro, spetta a loro parlare, io mi occupo della parte sportiva. C'è però un'intesa sul fatto che Yashari da domani, cioè oggi, tornerà a allenarsi in gruppo. Noi dobbiamo stare calmi, non è possibile fare previsioni su ciò che accadrà nei prossimi giorni, anche perché su di lui non c'è solo il Milan. Vedremo Anche quanto. questo lo avevamo mezzo intuito. Sì, ma il problema è che cioè, dovrebbero saperlo, gli ha detto più volte anche lo stesso Yajari. Chi ha bussato finora non riscontra il gradimento di Yajari, quindi non andrà né a West Ham né al Nottingham Forest o chi per esso. Poi magari domani mattina si sveglia il City a caso, no sense, e fa un'offerta, è ovvio che poi a quel punto sei ferito. Ma per ora non ci sono opportunità di vederlo, anche perché il City ha preso il gotto di sempre, quindi è ovvio che non va a prendere Yajari. Eiz Nouri è effettivamente un grande giocatore. Sì. Dobbiamo raccontare il resto del nostro mercato, ovvero l'affare sbloccato che avete visto in copertina, cioè Alvaro Morata che finalmente lascia il Galatasaray dopo che si è allenato 7-10 giorni con loro, nonostante insomma avesse ormai praticamente il foglio di via in mano, ma insomma il Galatasaray ha voluto prima cautelarsi chiudendo la questione Osimhen con il Napoli. Tra l'altro abbiamo notato come si fanno le trattative, cioè tenendo un po' il punto e non cercando di sbracare totalmente dando il GOAT di sempre a 57 milioni al City, ma De Laurentiis è riuscito a farsi dare tutto quello che voleva dal Galatasaray. Bravo lui, non so cosa dire. Bravo È lui. riuscito a farsi pagare quello che voleva farsi pagare Osimhen, neanche una cifra bassa, per essere peraltro il Galatasaray, quindi neanche un club, diciamo così, pieno di petrodollari. Ma va bene, questa è la situazione. Lo vedremo probabilmente quindi a questo punto ancora di ritorno in Italia invece che a Milano a pochi chilometri da qua a Como e quindi si sblocca l'affare Morata quantomeno. Si sbloccherà oggi o domani anche la questione Tommaso Pobega che è rimasto in Italia e non è partito con il gruppo proprio perché si deve unire al Bologna che lo preleverà a titolo definitivo per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi, 7 più 1, 1 più 7 insomma anzi che dir si voglia, ma questa è la situazione. Per quanto riguarda i terzini, Harry invece rimane il più grande dei punti di domanda, nel senso che abbiamo assistito venerdì è un po' il nostro giorno, so.
2 venerdì fa abbiamo fatto la lotta dei jet, questo venerdì abbiamo mandato i medici a fare le pre-visite mediche per Pubil, causa quel ginocchio malandato, operato e poi insomma al centro anche di una diatriba l'anno scorso con l'Atalanta, questione che sembra essersi risolta visto che ha fatto tutta la scorsa stagione da titolare, ma il Milan ha voluto comunque mandare dei medici a controllarlo. Detto questo, mi aspetto che se insomma, la questione medica è stata passata, e così pare, a questo punto entrando in trattativa si chiuda questa settimana per Pubil. Poi Stupinian lo sappiamo, siccome il Brighton chiede sui 20 milioni e tu sei partito dai tuoi soliti 12-13, ne ballano ancora 7-8 e quindi si assisterà probabilmente questa settimana alla lotta del rilancio. Per Pubil bisogna chiudere invece. Bisogna chiudere, Simo, più che altro perché, come dicevo prima, cioè, sei in tournée senza terzini. Il 17 agosto c'è la prima partita ufficiale contro il Bari in Coppa Italia e una settimana dopo inizia la Serie A. Cioè non è concepibile non avere i terzini per l'inizio del campionato, cioè averne solo uno. Bisogna velocizzare e paradossalmente sono quasi più necessari della mezzala, perché a centrocampo hai Modric, hai Ricci, Fofana, Loftus-Cheek, se proverai a rivitalizzarlo, quindi numericamente a centrocampo ci sei, lo abbiamo sempre detto, e i terzini non ci sono proprio. Io voglio anche un gran bene a Davide Bartesaghi, ma non è a livello per iniziare la Serie A ancora, non so se lo sarà, ma ancora non è a livello per iniziare la Serie A. No, ragazzi. Tanto Alejandro Jimenez, che comunque un po' di partite l'anno scorso ne ha giocate, ma anche lui, cosa fai? Alejandro Jimenez titolare tutto l'anno? Boh, direi di no. Ecco, quindi bisogna velocizzare per i terzini, cioè sono necessari, più, ripeto, della mezzala e dell'attaccante, che quello è sì necessario, perché non è che puoi fare 40 partite solo con Santiago, Jimenez, ma che comunque può essere una situazione che vai a gestire anche un po' più in agosto, cioè puoi anche partire con Santiago e poi gli affianchi la punta. Ecco, i terzini sono obbligatori, mi verrebbe da dire. Allora, a proposito di terzini, e chiudiamo, la nostra estate pazza tra Belgio e Turchia si arricchisce di un altro capitolo. Perché purtroppo abbiamo toccato 3 squadre belghe e adesso tocchiamo anche la terza squadra turca nel nostro mercato, ovvero il Besiktas, che ha chiesto informazioni importanti per Emerson Royal. Vedi mai che Emerson Royal insomma, possa andare in quel di Istanbul, lato Besiktas, per insomma, lasciare il Milan a titolo definitivo, si spera, o quantomeno in un prestito con diritto, con obbligo. Che possa non essere al Milan questa stagione, a prescindere dalla formula, lo sappiamo, Simo. È fuori dai piani, fuori dai progetti, dopo un anno non buono, o meglio, metà anno non buono, perché l'altra metà l'ha saltato per infortunio, e quindi ci può stare. Ecco. Mi fa sorridere che ormai facciamo mercato solo in Belgio e in Turchia, sia in entrata che in uscita, praticamente. Eccezione a parte di Tijani Reinders. Fa sorridere, ma fa anche riflettere, perché comunque le disponibilità queste sono, evidentemente. Henry, grazie. Ciao, a più tardi. Ci vediamo tra poco per Lunch, come al solito alle 13, il talk delle 16 e poi ci ritroviamo perché tra l'altro in tutto ciò sono arrivate le parole in conferenza stampa di Allegri e di Ficaio Tomori, quindi le andremo a leggere proprio perché tra 2 giorni alle 13:30 di mercoledì c'è la prima amichevole ufficiale, quindi andremo a vedere cosa sarà il Milan di Allegri contro l'Arsenal. Grazie a tutti e a dopo.